Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi, sempre con questa ripresa un po' particolare, ma abbiate pazienza, stavo facendo degli esperimenti e allora ne ho approfittato. Oggi vi parlerò dell'NDE di Gianfranco Funari. È un NDE che molti di voi mi richiedono da tempo, è un NDE però che è sparita dal circuito internet. C'era anche un'intervista, è sparita anche quella. Io ho recuperato qualche frammento di un'altra intervista a Gianfranco Funari in cui accenna appena, però la intervista vera e propria, che era fatta da Bonolis, è sparita, è stata tolta proprio anche da YouTube. Probabilmente la famiglia o vai a sapere per quale motivo è stata tolta questa NDE. Buonanotte Funari. Buonanotte, io mi auguro anche per chi vorrebbero smettere di dormire per avere il piacere di incontrare questo programma che realizzeremo insieme io e Marzullo, giusto? Ecco. Gianfranco Funari era un presentatore televisivo, è stato un mattatore negli anni 90 dei talk show ed era un giornalista che portava sempre uno scontro con chi era allora al governo, sia esso di destra o di sinistra, eccetera, perché lui cercava di portare la verità. Da quel punto di vista è stato un grandissimo giornalista e un grandissimo presentatore televisivo, dove andava a cercare ed aiutare le persone. Forse è stato il primo a fare quel tipo di televisione dove si portavano i problemi delle persone e si chiedeva alla politica di dare delle risposte. Vi anticipo già che il racconto è abbastanza breve. Comunque Funari è stato operato più volte al cuore ed è stato per ben 2 volte in coma. Una di queste volte, andato in coma a causa di un'angina pectoris e quindi di un forte dolore al cuore con automatico blocco del circolo sanguigno, però essendo un'angina transitoria poi ha ripreso il cuore a battere, quindi lui è tornato indietro, è tornato in vita. Ha avuto questo tipo di esperienza e ce la racconta in questa maniera. Improvvisamente si è visto risucchiare attraverso un tunnel, non il solito tunnel nero, ma un tunnel color crema. Lui lo definisce così, color crema, perché era un nero chiarificato, un nero, insomma, color crema. Attraverso questo tunnel color crema arriva alla luce. In questo ambiente di luce lui vede per prima cosa la madre che però a cui solitamente non piacevano determinati fiori aveva un cappellino tutto attorniato di fiori. Color crema, con delle cose strane, con un grande senso di benessere. Quindi la mamma, con questo cappello che lui indica come modello Borsalino, aveva appunto nella fuciacca del cappello questi fiori. Però alla mamma non piacevano i fiori, piacevano solo diciamo la parte verde delle piante, per un motivo particolare. Stranamente però aveva questi fiori nel cappello e gli faceva cenno di fermarsi, di non avanzare, di fermarsi. Subito dopo la madre vide anche il padre, che però non gli parlò. E sia il padre che la madre quindi non gli parlavano, non gli dissero niente, solo la mamma gli fece cenno di fermarsi. Poi improvvisamente ha visto un signore dai capelli rossastri. Questo signore era un amico dei suoi genitori e abitava in un palazzo dove abitavano i genitori di Gianfranco Funari. E questo signore gli disse appunto che non era giunto, gli parlò, gli disse che non era giunto il suo momento, che lui avrebbe dovuto tornare indietro e avrebbe dovuto fare una delle sue indagini giornalistiche su dei ragazzi che in tempo di pace muoiono nel fare la guerra, e quindi cercare di scavare a fondo e capire perché
nella società odierna ci sono determinati problemi. E anche perché le famiglie di questi ragazzi che muoiono non sanno il perché, non gli viene spiegato il perché. E quindi che Gianfranco doveva tornare indietro. Quindi Gianfranco Funari si sentì ricacciare nel proprio corpo, avvertì un po' il dolore appunto dovuto al cuore, insofferenza, eccetera, e piano piano poi si riprese dal coma. Questo è il racconto dell'NDE di Gianfranco Funari. C'è da dire che Gianfranco Funari non fece poi questa indagine, perché poi passò parecchio tempo, però fece una cosa. Questa cosa gli rimase talmente impressa e gli cambiò anche la vita, lui dice che gli cambiarono i valori della vita, gli rimase talmente impressa che andò al condominio il vecchio condominio dove abitavano i genitori e dove doveva risiedere ancora questo signore dai capelli rossi. Quindi, incontrando la portinaia del palazzo, chiese informazioni e la portinaia gli disse che quel signore dei capelli rossi era defunto. Era defunto perché gli era morto appunto il figlio. Sono stato tanto bene e nel momento in cui sono rientrato nel corpo ho avuto un grande dolore. Cioè, forse ho cambiato la scala dei valori, nel senso che è molto più importante la compagna che hai vicino, è molto più importante una figlia, è molto più importante la salute. Gli era morto appunto il figlio durante il servizio militare e che quindi dopo poco tempo questo signore si era lasciato morire perché non voleva più saperne di vivere, tanto era legato con il figlio. Questa cosa mise i brividi a Gianfranco Funari, ma gli diede anche una grande scossa, perché quello che aveva visto durante l'NDE era veramente accaduto. Il signore dei capelli rossi, che chiedeva un'indagine sui figli morti in guerra nei tempi di pace, erano i figli morti durante il servizio militare a cui non veniva data una risposta. Io posso dirvi per certo, essendo stato istruttore militare in quegli anni, negli anni 80, che allora, non era come adesso, succedeva, quindi parliamo di quasi 40 anni fa, 38, 39 anni fa, se succedeva qualcosa durante il servizio, che si fosse in patria o fuori dalla patria, veniva semplicemente mandata una lettera ai genitori con scritto caduto nell'adempimento del proprio dovere. Non venivano date alcune altre spiegazioni. Non era come adesso che invece giornalisti, cose, can mediatico, eccetera. Allora queste erano le risposte che si avevano. Poi veniva ovviamente recuperato il corpo del militare morto, deceduto, qualsiasi fosse, che fosse caduto da una scala o che gli avessero sparato, cioè qualsiasi fosse il motivo della morte, questo era il quanto, e poi si trovavano porte chiuse, non c'era indagini che la magistratura civile potesse fare. All'epoca la norma era piuttosto severa. Questo ve lo posso confermare. Dopo non so se ci fossero comunque delle possibilità diverse, però questo era. Quindi questo papà che aveva perso il figlio durante il servizio militare, che era morto durante il servizio militare, non aveva ottenuto spiegazioni, non aveva ottenuto soddisfazioni e nell'NDE aveva chiesto a Gianfranco Funari di informarsi di questo. E poteva chiederlo perché il signore, come i genitori di Gianfranco, era defunto e quindi al momento in cui lui è arrivato gli ha chiesto questo favore. A voi lascio tutte le considerazioni del caso perché è un NDE particolare, veloce, non è un NDE che è durata molto, ma un NDE che ha ritrovato una conferma, un riscontro nella vita fisica reale. Bene, mi raccomando, vi chiedo ancora sempre di iscrivervi al canale, di mettere il like perché questo permette ai video di diffondersi, di andare a conoscenza dei più. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa NDE di un personaggio famoso come Gianfranco Funari. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!